Ciao ragazzi, oggi affrontiamo il discorso dei rate. Cercherò in questo video di farvi capire con esempi pratici e cose molto terra come andare a capire il funzionamento dei vostri rate e poterli sfruttare al meglio possibile. Quando noi parliamo dei rate del nostro drone, non stiamo semplicemente parlando delle velocità di rotazione che il drone ha sui suoi assi nello spazio. Queste velocità sul nostro software che noi utilizziamo, il più famoso che viene utilizzato, Betaflight, vengono indicate in gradi al secondo. Questo vuol dire che se noi andiamo a impostare 360 gradi al secondo di velocità di rotazione sul nostro roll, il nostro drone ruoterà ogni secondo di un giro completo, ok? Vi faccio un altro esempio: se è 360 gradi al secondo e noi teniamo lo stick del roll al massimo per 5 secondi, il drone compierà 5 giri completi, ok? Allora, qua in alto a destra ragazzi vi faccio vedere quelli che sono i miei rate, ok? Questi non sono i rate giusti, non esiste il rate giusto. Questi sono i rate giusti per il mio modo di guidare, per come sono io abituato, ok? Come potete notare, i gradi al secondo che i miei 3 assi raggiungono è di oltre 1000 gradi al secondo. Attenzione, come vi ho detto prima, questa velocità viene raggiunta solo ed esclusivamente quando il mio stick è al massimo. Ricordatevi però che tutte le volte che io guido il mio stick non è mai al massimo. Anche quando faccio la maggior parte dei trick, lo stick non è al massimo, solo in alcuni, ok? Che poi andremo a vedere. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che dentro il mio cervello ho memorizzato la velocità di rotazione che il mio drone ha a qualsiasi porzione di stick. Questo vuol dire che io, guidando tanto il mio drone e guidandolo tanto con questi rate, ed essendoci abituato, io so esattamente nel mio cervello che se il mio stick non è al massimo, ma il mio stick è a metà, so già a quanto il mio drone sta girando, ok? E questo è importantissimo per qualsiasi cosa. Adesso potrei stare a parlare per ore di questa cosa, ma direi vi faccio vedere degli esercizietti che vi possono aiutare per capire come gestire la velocità di rotazione del vostro drone. Ok ragazzi, ricordatevi che il drone quando ruota, il nostro stick del gas è sempre a 0, ok? Ricordatevelo questo. Quando il drone ruota, lo stick del gas è a 0 e lo stick ritorna in posizione quando il drone ritorna a piano con l'orizzonte, ok? Allora, eccoci qua. Allora, come vi spiegavo prima, dobbiamo entrare in confidenza con quello che è la velocità di rotazione del nostro drone a tutte le proporzioni di roll che noi diamo. Tipo ad esempio, se io ruoto il roll posso ruotarlo velocemente, come posso ruotarlo piano, ok? Questo è molto importante. Come facciamo a prendere confidenza con questo tipo di rotazioni? Allora, è molto semplice. Noi ci mettiamo in una posizione a un'altitudine prestabilita, tipo io adesso salgo e mi metto qua, ok? E devo cercare di fare un giro completo e il mio giro deve terminare quando arrivo a terra, ok? Quindi lascio il gas, ruoto e arrivo giù, ok? Riproviamo, lo facciamo a diverse altitudini, mi alzo ancora di più, lascio il gas, quindi dovrò ruotare più lentamente, ok? Ruoto più lentamente e il mio drone deve arrivare giù piano compiendo un giro completo. Quindi continuiamo, saliamo su, prendo confidenza con le rotazioni lente, quindi
togliamo il gas e ruotiamo per arrivare giù, che abbiamo completato un giro completo. È molto importante questo. Se io posso fare un trick veloce, ok, come posso farlo lentamente. Perfetto, non c'è bisogno di fare tanti casini. Andiamo avanti, togliamo gas, diamo rotazione lenta in modo da arrivare giù, che sono praticamente orizzontale. Lo facciamo a varie altitudini, quindi a un'altitudine più bassa possiamo farlo ma più velocemente, a un'altitudine ancora più bassa dobbiamo farlo più velocemente, ok? Se noi stiamo a rasoterra, ovviamente deve essere fatto molto veloce. Il veloce ovviamente è la quantità di stick che noi diamo, ok? Allora ragazzi, adesso che abbiamo capito come gestire la proporzione del nostro stick in base alla velocità di rotazione che vogliamo ottenere, dobbiamo cercare di comprendere, o meglio memorizzarci nel cervello, qual è la velocità di rotazione massima del nostro drone, ok? Quindi quella con lo stick al massimo, ok? Come si fa questa cosa? Facciamo un esempio, che io questo drone non lo conosco, quindi sto guidando un drone nuovo che non conosco i rate. La prima cosa che faccio, mi alzo e faccio un giro completo e cerco di capire quanto ruota, ok? Una volta che mi entra nel cervello questa cosa, capisco perfettamente che per fare un roll e fermarmi orizzontale ho bisogno di un tot tempo. E adesso ve lo conto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Per farlo ci mettiamo un'altitudine di sicurezza, cominciamo a cazzo a togliere gas e dare roll massimo e fermarlo dove riusciamo, ok? Quindi tolgo gas, do il mio roll massimo, se sono storto mi rimetto dritto e do gas, ok? Mi rimetto dritto e do gas, infatti per quello che c'è l'altitudine di sicurezza almeno potete rimetterlo in sesto. E ricontinuiamo di nuovo cominciando a contare i numeri, quindi a ogni roll contiamo 1 e rimetto a posto se sbaglio, 2 e rimetto a posto se sbaglio, 3 e rimetto a posto se sbaglio. Quando comincio a prendere dimestichezza, che non sbaglio più, comincio a farlo una volta, una dietro l'altra, ok? Contando, sempre contando. Quindi verrà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. È un tempo questo. Immaginiamo il nostro tempo, adesso ve lo conto. Ok? Immaginiamo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Guardate il mio dito, l'1 è quando parte, il 2 è quando si ferma. 1, 2. Dobbiamo prendere familiarità con quella che è la velocità di rotazione massima del nostro drone, ok? Quindi quando abbiamo lo stick al massimo. Come vi ho detto prima, 360 gradi al secondo vuol dire che il nostro drone a stick massimo ruota di un giro completo al secondo, ok? A questo punto, se io vi faccio una domanda, ma quanto tempo ci vuole per fare in modo che il drone faccia mezzo giro perfetto? La risposta è molto semplice, sarà mezzo secondo, ok? Quindi se il nostro stick starà al massimo per mezzo secondo, il nostro drone si fermerà in questa perfetta posizione. Il principio del mezzo giro, no? Potrebbe essere associato a quello che è il battere e il levare nella musica. Volevo spiegarglielo io, ma è un casino. Per fare questo sono andato ieri da casa di un mio amico che si chiama Claudio Arfinengo, che è un batterista ultra famoso. Gli ho chiesto se poteva spiegarvi questa cosa per voi e ovviamente ha accettato, quindi sono andato a casa sua. Guardatevi questa cosa e cercate di capire cos'è il battere e il levare. Allora, come decifriamo un colpo in battere, un colpo in levare in musica? Sicuramente abbiamo bisogno di un metronomo che stabilisce la partenza. Adesso metto un metronomo a 40 bpm, che sono 40 battiti per minuto, per capire cos'è il nostro battere che abbiamo scelto.
Quindi 1, 2, 3, 4. Il nostro levare sarà negli spazi tra l'1, il 2, il 3 e il 4. 1, ehi, 2, ehi, 3, ehi, 4, ehi. In questo caso stiamo suonando a 40 bpm, ma potremmo suonare a 80 ad esempio. In realtà 80, 85, 86 non importa. 80 suona così. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quindi il battere o il levare è stabilito da un primo colpo di partenza che si utilizza in musica, si utilizza nella danza, in un chuck, si utilizza in qualsiasi movimento che deve essere continuo. Nella vostra mente dovete pensare che il battere è un secondo, quindi tutte le volte che c'è il battere il drone farà un giro. Il levare è quel momento in cui il drone si trova a mezzo giro. Se io utilizzerò lo stick al massimo in un secondo, quindi supponiamo che sia così. 1, 2, 3, ok? Ogni secondo il mio drone fa un giro, la metà sarà 1 ta, 2 ta. Avete notato che ogni volta che io faccio ta, che è il levare, il drone è al contrario, ok? Riguardiamolo così. 1 ta, 2 ta, 3 e sono orizzontale, ok? Riandiamo qua, vi rifaccio vedere. Se faccio un giro al secondo sarà 1 ta, 2 ta, 3. Vi faccio vedere se mi fermo sul ta. Se mi fermo sul ta, che è il levare, sono a testa in giù perché ho fatto solo mezzo giro. Quindi sarà 1 ta, 2 ta. Ok? Avete visto? Mi sono fermato che ero a testa in giù. Mi rifermo di nuovo su un ta. 1 ta, 2 ta e sono fermo, ok? Ero al contrario. Avete capito? Dobbiamo entrare in dimestichezza con il mezzo giro. Per farlo dobbiamo dividere il nostro giro completo in due. Quindi cercheremo di fare la stessa cosa ma in due tempi. Ok? Quindi come spiegava prima il nostro amico Claudio, ci dovremmo fermare sul levare, ok? Adesso vi faccio vedere, al posto che fare un giro completo così, voi ne farete due mezzi, quindi sarà 1, 2, ok? E ricominciate, 1, 2. Ricordatevi sempre di contare i numeri, quindi il nostro giro sarà 1, 2 e ritorniamo dritti, 1, 2, 1, 2, ok? Una volta che ci entra nel cervello il mezzo giro, possiamo combinarli. Cioè, per assurdo, adesso vi faccio vedere. Adesso faccio un mezzo giro, poi un giro completo e poi un mezzo giro, ok? Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il mio drone farà due giri, quindi si ritroverà in orizzontale di nuovo, ok? Allora, come vi ho detto prima, farò mezzo giro, un giro completo e mezzo giro, il mio drone sarà dritto, ok? Posso usare tutte le combinazioni che voglio. Facciamo due mezzi giri e un giro completo. 1, 2 e un giro completo. Ed eccomi qua. Ok? Dobbiamo fare tutte le combinazioni che riusciamo. Ci deve entrare nel cervello quello che è un mezzo giro e un giro completo. Allora ragazzi, ovviamente la scusa del non lo faccio perché se no il drone cade e si rompe non è una scusa valida, cioè nel senso, se vi comprate un drone del genere, ok, dovete mettere in conto che per provarlo prima o poi si rompe, ok? Se il vostro scopo è volare tranquilli con la paura di rompere il motorino che si graffia, compratevi un altro tipo di drone, tipo il Mavic o cose più, diciamo, terra-terra, che sei sicuro che non si rompono. Però secondo me imparare queste cose ne vale la pena, perché poi vi fanno veramente salire l'adrenalina quando le fate nei posti giusti. Detto questo, io spero che vi sia piaciuto questa cosa che vi ho spiegato. Forse non l'avete capita, io spero di sì, sinceramente. E la prossima volta passiamo a cannone con realmente delle combinazioni di giri e mezzi giri per imparare
tutti i trick che ci sono a disposizione. Detto questo ragazzi, mi raccomando, scrivete sotto un bel commentino, mettete un mi piace, fate tante visualizzazioni perché se no io non mi prendo bene e poi non ne faccio più, è la verità. E quindi niente, ciao a tutti belli, fate i bravi.